Ragazzacci, buona domenica. Allora, facciamoci la barba oggi. Barba, come vedete, molto corta. È esattamente una barba di 24 ore e ho avuto anche poca ricrescita. Settimana molto occupata questa, mi sono fatto la barba tutte le mattine. Però ho bisogno, oggi, con il rasoio che utilizzerò, questo Focus, devo avere qui la scatolina. Questo è un Focus in alluminio e il modello, fatemi vedere se ve lo faccio vedere dalla scatola, qui lo vedete, R51 Flat. Questo è il rasoio che non piega assolutamente la lametta rimane completamente diritta, come potete vedere dalla testa. Però che problema ha questo rasoio? Il rasoio che è nato per essere un rasoio molto delicato, che secondo me gli ingegneri di Focus, dopo averlo progettato, non l'hanno provato. Deve essere che si fanno la barba con multilama o con rasoio elettrico, perché il rasoio non taglia. Verso del pelo, contro pelo, uno lo ci può stare 3 ore, ma è impossibile con questo rasoio arrivare a essere lisci. Addirittura in molte zone della barba, almeno a me, lo sarò io che non lo so usare, cioè non c'è verso di arrivare a un BBS, diciamo, o perlomeno di arrivare a non sentire la barba così, a toccarsi con la mano. E spiegazione di questo forse è che il rasoio non piega la lametta, e se vedete, cioè il gap che questo rasoio ha praticamente è questo scalino microscopico che ha, che io penso che sarà, ma non arriva, forse sarà un decimo e mezzo, 2 decimi. È qualcosa di assurdo, cioè il rasoio, quando ci monto la lametta, oggi vamo a aiutarlo utilizzando una Kai, ne avevo prese 2, montiamo questa Kai sul rasoio, qui va preso dal lato che c'ha questo piccolo scalino, che sarebbe il gap che fa del rasoio, e come potete vedere è praticamente quasi niente. Così che il rasoio, ragazzi, non taglia, cioè usandolo così non c'è verso di farsi la barba e non ha senso. Uno ci sta 1 ora, termina irritandosi di tanto strusciarsi l'alluminio addosso per farsi la barba. Allora cosa faccio? Ho preso, come potete vedere, 3 lamette vecchie con una forbice, ho tagliato il bordo affilato, le avrò tolto 1,5 mm, 2 mm per ogni lato, e le metterò come spessore dopo aver messo la lametta, le metto qui sopra, per aumentare praticamente il gap al rasoio. Vedete, così chiudo il rasoio e vedete che ora è aumentato il gap, è aumentato il gap del rasoio. Facciamolo vedere anche sull'altra camera, vedete che ora sì ho più gap, e facendo così il rasoio incomincia un pochino a tagliare. Magari se ne potrebbe mettere anche 1/4 di lametta. Comunque su una barba di un giorno proviamolo così, con 3 lamette di spessore. Allora, saponcino che userò oggi, Truffenil. Questo è il Luxury St. James. Beh, St. James non lo so se è il nome del rasoio o della strada dove c'è questa casa. Questo è quello alla lavanda. Io non sono amante della lavanda, vi dico la verità, non è che mi faccia impazzire la profumazione, però sicuramente è una lavanda molto elegante, questa è una lavanda da uomo. Allora, come vedete, metto appena qualche goccia di acqua a aiutare a ammorbidire la parte dura. Pennellino, questo è anche questo un Truffenil, non so se si vede la scritta, è molto chiara, è un Best Budget, è un pochino pungente, comunque diciamo che è il suo, con queste punte che ha riesce sicuramente a prelevare sapone. Magari il sapone andrebbe lasciato qualche minuto, un pochino ammorbidire, però insomma ragazzi, non ci ho pensato, dovevo iniziare mettendoci l'acqua. Non voglio fare il video troppo lungo, sicché diciamo che ci siamo. Allora, io quello che faccio è che strizzo bene il pennello perché non mi faccio lo schiumone sopra, butto via questo pochino di acqua e incomincio a prelevare. Fatemelo fare sotto la camera, che così mi rimane più comodo, mi stanco meno i bracci.
problema è che se lasciamo molta acqua nel pennello, quando uno carica il pennello comincia a fare uno schiumone qua. Allora per non fargli fare tanta schiuma io preferisco togliere l'acqua che sta dentro al pennello. E con le punte cerco di erodere il sapone che magari avrei dovuto bagnare un pochino di più. Comunque penso che ce la facciamo uguale a prelevare. Ok, io direi che il pennello è abbastanza caricato. Allora metto qualche goccia di acqua nella ciotola e premonto il sapone in ciotola, perché in faccia se no ragazzi ci devo stare una ora e questo pennellino un pochino punge e finisco irritandomi. Nonostante in ciotola sembri che il sapone sia venuto molto vaporoso, però quando poi si incomincia a passare in faccia il sapone incomincia a montare e prende la sua contestura. Ok, io in ciotola direi che ci siamo. Approfitto per dare una lavatina qui al bordo del, così si va asciugando. Lo metto qui testa all'ingiù, mi bagno la faccia, così intanto si va ammorbidendo un pochino il pelo e incominciamo a montare. Allora, la profumazione è molto buona, specialmente se vi piace la lavanda. Io non sono molto amante della lavanda, sono onesto, però questa è una lavanda veramente elegante. Cioè, anche io che non sono amante della lavanda, questa è tanta roba. Vedete che sta prendendo il corpo, la schiuma. E ora la incominciamo a lavorare con acqua. Ancora è una schiuma secca, non ha acqua praticamente, e dobbiamo arrivare a bagnarla, se no non serve a niente il sapone, perché ricordatevi che è l'acqua che ammorbidisce il pelo e aiuta poi con il sapone a far scorrere la lavanda. Questo rasoio con questa superficie di alluminio così ruvida non è un rasoio che scorre molto bene, va aiutato col sapone. Vedete che il sapone ora sta incominciando a montare, vedete che sta cambiando la contestura della schiuma. Si vede che la schiuma già ha acqua e la sento in faccia. Ora quando la passo sento che mi sto passando qualcosa di bagnato. E una volta che ha preso la giusta quantità di acqua, il sapone smette di essere, diciamo, vaporoso. Questo è uno dei motivi per i quali io non amo tanto i saponi duri, perché vanno lavorati un po' di più in faccia e a volte non ho voglia di stare una ora a spennellarmi, anche se mi piace sentire la profumazione, anche perché uno a volte non ha mezz'ora per farsi la barba tutte le mattine
Dunque vedete che il sapone ora ha montato, vedete quanta acqua ho dovuto mettere, e sta facendo un'ottima schiuma. Si poteva anche non fare il passaggio in ciotola, però allora avrei dovuto stropicciarmi molto di più con le punte il pennello, e come vi ho detto che questo un pochino punge, mi finivo irritando. Per questo faccio il passaggio in ciotola, per praticamente sciogliere un po' il sapone che aveva caricato il pennello. Allora io direi, ragazzi, che come schiuma ci siamo. Guardate la differenza tra quella che c'era e dopo montata, questa è andata via tutta l'aria, guardate come è caricata di acqua. Allora, cominciamo. Focus R51. Allora, se lo uso così non sento niente, devo tenerlo molto aperto il rasoio. E con questo falso gap più le CAI nonostante il rasoio è rimasto delicatissimo, però ora si taglia. Lo sentite anche il rumore che fa. Qui non vibra assolutamente la lametta, deve essere lo stesso alluminio, non lo so. Vedete che il rasoio taglia, e taglia anche bene ora così. Però mi sembra assurdo che uno debba comprare un rasoio e metterci 3 lamette sotto per farlo tagliare. Infatti è un rasoio che normalmente sta nel cassetto, anche se vi sono onesto, usato così non è male. Però penso che sarebbe bastato che i progettisti di questo rasoio avessero mandato a qualcuno che si rade con questo metodo il rasoio, e avrebbero potuto fare questa modifica di aumentare un pochino il gap. E nel momento di fabbricarlo guardate, spalmata ottima. Sarei anche a posto così, veramente. Cioè con questa lametta la CAI, che come sapete sporge un po' di più delle lamette normali, e con questo gap, guardate, la barba di un giorno, cioè per usarlo come giornaliero sarebbe perfetto, sarei già a posto. Comunque mi ribagno, andiamo a fare gli altri 2 passaggi. Pennellino 22 mm, però vedete come si è caricato, ecco, si è caricato di sapone e come lo sta rendendo. Ok, andiamo allora. Scusate che mi sono cascato il sapone. Andiamo con traverso. Poi rimasta poca barba.
Allora, il sapone, vi dico, profumazione ottima. Come sapone, ragazzi, secondo me sono saponi normali, non sono saponi che c'hanno niente di speciale. Funziona benissimo, ci si fa la barba benissimo, la rasoio scorre benissimo, però insomma sono saponi che forse sono rimasti un pochino indietro. Cioè, oggigiorno ci sono dei vegetali, ragazzi, che questi non gli possono nemmeno allacciare le scarpe. Comunque è un classico da avere sicuramente. Allora ragazzi, sono abbastanza liscio. Facciamo un pochino di contropelo per vedere dove arriviamo col rasoio. Se avete questo rasoio e avete avuto il mio stesso problema, che sentite che il rasoio non taglia, provate, tanto è facile tagliarle le lamette. Con qualunque forbice, magari non usate le forbicine quelle buone della moglie, prendete le forbici da cucina. Si taglia come se fosse carta la lametta, l'acciaio della lametta. Magari alle forbici non gli fa tanto bene, tanto ne dovete tagliare 3 e poi le guardate, non c'è bisogno di tutte le volte tagliare 3 lamette. Tanto questo è d'alluminio, ossidare non si ossida, basta che le asciugate bene. Allora, facciamo un pochino di contropelo, zona bassa. Certo, le CAI sicuramente aiutano tanto al rasoio, Allora, vedete, qui sotto già il rasoio non prende più. Proprio devo stirare la pelle al massimo. Sono liscio, che è abbastanza liscio, sì. Qui sono liscio. Ok, ci siamo. Allora mi sciacquo e vediamo il risultato finale. Direi abbastanza bene. Allora, in qualche punto sì, il rasoio ha fatto un pochino più di fatica, specialmente qui. Comunque diciamo, forse non sono sulle guance, sono a BBS. Magari qui sotto un pochino ancora è rimasto qualcosa. Qui su un'unghia. Sì, più di qui non va il rasoio. Comunque ragazzi, cioè, usato così diventa, vedete, un rasoio che può regalare un'ottima sbarbata, anche questo. Però onestamente ha poco senso dover fare questo sul rasoio. Cioè, questo è secondo me sinonimo che l'hanno cannata, ragazzi, con questo progetto. Cioè, uno che non vede video, che magari non sta, perché io questo di metterci le lamette l'ho letto sul foro, mi sembra, o non ricordo se su un altro foro spagnolo, però qualcuno
aveva scritto che lo stava usando così, provai effettivamente il rasoio così, mi funzionò. A me non mi era venuto in mente di farlo senza, no, il rasoio non taglia, così che magari uno compra questo rasoio, non vede i video su YouTube, non legge nessun foro e lo butta via, perché il rasoio usato solo non taglia, cioè senza spessorarlo. È un rasoio che pettina il pelo invece di tagliarlo, che non ha senso. Però così, ragazzi, guardate, barbata veramente, veramente ottima. Allora, la pelle, il sapone, non lo so come mai questi saponi inglesi, ragazzi, mi lasciano la pelle, secondo me sono una tecnologia ormai vecchia. La sento la pelle come secca. Certo, me ne frega niente perché ora ci metto un bel after e soluziono il problema. Però, insomma, spendere tanti soldi per avere una pelle peggio che compro un raso, boh, non lo so, sarà con me, ragazzi. Me la lavano come se me la fossi lavata con la saponetta delle mani, la pelle, la sento proprio lavata e disidratata. Allora, andiamo con un aftershave. Aftershave alla lavanda o un fine, fatemi vedere se lo trovo. Eccolo qua. Ci mettiamo questo, ragazzi, oggi. Lavanda Poron. Una bella botta di lavanda di fine, oggi né talco. Allora, brucia da morire, mamma come brucia, però passa subito. Altra bella botta, vediamo se l'alcol apre qualche poro, se esce fuori qualche red point. Botta alcolica, madonna che botta di lavanda, a me non mi piace tanto la lavanda, comunque questo è buono, una lavanda veramente buona. Questo, vediamo, facciamo asciugare un pochino. Allora, punti rossi non ne vedo, mi sembra. La pelle, ho sentito la botta alcolica, ma ha bruciato, però è stato proprio un istante. Me la sento ora già con l'after meglio. Magari sì, c'è bisogno di mettere una crema, qualcosa, però vorrei mettere qualcosa che non sia la lavanda, perché mi è già venuta a noia la lavanda. Allora, qui c'ho un balsamo per rimanere in campo inglese, il Castle Forbes 1445, che questo credo che è ispirato a Creed. Vediamo se esce, eccolo, mettiamo un pochino di balsamo. Questo si spettacolare, ragazzi, guarda, è lavanda, questa è una bomba. Si è assorbito subito, la pelle era diventata secca, aveva bisogno di nutrirsi. Guardate come mi ha tirato subito il balsamo. Allora, ora mi sento la pelle fantastica. Fantastica la pelle ora. Quello che vi dicevo nell'altro video, ragazzi, non so se l'avete visto, che vabbè, uno cerca del sapone che dia post rasatura, ma se poi ci mettiamo altre cose vanno bene anche questi saponi qua che magari seccano un pochino più la pelle. Comunque io vi dico le mie impressioni, poi ognuno toma la decisione. E se lo ricomprerei io questo sapone, sì, lo ricomprerei perché è un classico, ragazzi, da rasatura e secondo me va avuto, almeno un sapone inglese va avuto. E questi Truffenil forse sono fra i migliori che ho, anche se degli altri non li ho in pastatura, però questo mi piace. Avete visto che è un sapone che monta abbastanza bene, non mi ha dato nessun problema anche con un pennellino da 22 mm. E poi era un tasso, magari se prendevo un pennello ancora con più backbone mi facilitava un po' il lavoro. Comunque direi ottimo. Allora, questo lo lasciamo qua fino a domani che si finisca di asciugare. Ragazzi, che altro dire del rasoio? È bellino, molto bellino esteticamente, mi piace il manico, giusto peso, nonostante sia d'alluminio, però ha il suo peso questo rasoio. Peccato questa testa flat, l'hanno flattata proprio.
però con queste lamette sotto, ragazzi, il rasoio funziona. E visto che mi sono fatto un'ottima sbarbata, sono quasi a BBS in tutta la parte della faccia, meno qualche puntino appena qui sotto. Magari se insistivo ci sarei anche arrivato, ma non ne vale la pena, già mi sento abbastanza liscio. Un'altra cosa molto scomoda è togliere la lametta di qui dentro, specialmente se accolla e rimane attaccata, ragazzi, è per portarsi via le dita, perché vedete che non hanno pensato per togliere la lametta, cioè l'unica forma di togliere la lametta è prenderla per la parte tagliente. Sicché le lamette che hanno molta colla e rimangono attaccate qui è un casino. State attenti se lo usate. E se vi consiglio di comprarlo, no, assolutamente, e nemmeno per usarlo con le lamette. Però se già ce l'avete, provate a usarlo così se non l'avevate fatto prima, che il rasoio funziona così. Rasoio sicuramente per barbe di un giorno, massimo 2 giorni, di più di lì, magari mettendo 4 lamette. Però veramente è un rasoio per barbe corte quello. Se le lamette si possano recuperare, si possono guardare. Io lo riutilizzerò ancora un paio di volte per sbarbate private, voglio prenderci un po' più la mano, magari voglio provarlo con 4 lamette nella prossima, e sicché le tengo, poi lo butto via e lo rimetto nel cassetto. Va bene ragazzacci, allora anche per oggi è tutto, vi ringrazio, siamo vicini ai 1000 iscritti. Ne manca una quindicina, credo, che ho preparato un set, ragazzi, per i 1000 iscritti. Poi vediamo se magari la sbarbata sarà in live, quando avrò fatto i 1000 iscritti. Comunque vi ringrazio sempre e ci vediamo presto. Ciao!